benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questa maxi sciarpa con tanto di tasca e frange che state intravedendo proprio in questo momento. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Io ho realizzato questa maxi sciarpa con un filato misto lana di casa Teddy che vedremo nel prossimo video recensione. Ho utilizzato un uncinetto numero 3,5, ago da lana marca punti forbici e siamo già pronti per iniziare con il video. La prima cosa da fare sarà stabilire la lunghezza complessiva che noi vogliamo della nostra sciarpa. Nel mio caso io sono andata a realizzare una sciarpa di circa 190 cm perché ho intenzione di indossarla girata intorno al collo ma che comunque resti molto lunga per consentirmi poi di inserire le mani in tasca agevolmente. Una volta stabilita la misura complessiva della lunghezza della mia sciarpa, devo realizzare questo piccolo bordino con il punto elastico, vedete? Quindi stabilisco quanto voglio ampio questo elastico e anche qui è a vostra libera scelta. Io ho realizzato una fascia di 9 maglie basse e vado a strutturare appunto questa fascia lungo tutta la lunghezza della mia sciarpa. Realizzo la catenella lunga tanto quanto voglio ampia la mia fascia elastica, rientro a maglia bassa in ogni maglia disponibile e poi volto il lavoro continuando con righe su righe di maglia bassa in costa retro, tutte le righe uguali, fino a raggiungere la lunghezza di sciarpa che per l'appunto io mi sono prefissata. Lavoro su campione, quindi vi faccio vedere un pezzettino un pochino più corto. Una volta raggiunta la lunghezza della mia fascia elastica, altro non faccio che iniziare a lavorare questa volta sul lato lungo e quindi mi giro semplicemente con una maglia bassa dopo aver fatto l'ultimo punto e comincio una serie di maglie basse non tirando il lavoro per tutta la lunghezza della mia sciarpa, fingendo di aver concluso la riga. Mi alzo con 3 catenelle o con una maglia bassa sull'altra e realizzo 2 righe di maglie alte punto su punto. Una volta fatto questo mi alzo con una catenella, salto il primo punto, entro nel secondo con una maglia bassa e con una serie di punti puff. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto dal quale è uscita la mia maglia bassa e fuoriesco col filo. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel punto, riesco fuori. Di nuovo ancora, filo sull'uncinetto, rientro e riesco per un totale di 7 asoline sul mio uncinetto. Ne chiudo 6 e ne chiudo 2. Salto un punto, entro in quello successivo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto e ripeto il mio puff, quindi 3 gettate, 2, 3 gettate, 7 asoline sull'uncinetto, chiudo 6 e chiudo 2. Realizzo in questo modo 2 righe, quindi al termine della prima vedremo come andare a strutturare la seconda. Terminata la prima riga di punti puff, realizziamo una catenella ed andiamo a strutturare il puff nella maglia bassa sottostante, quindi entriamo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto e ricominciamo con i nostri puff. In questo modo verranno leggermente alternati. Saltiamo il puff, entriamo nella maglia bassa successiva con una maglia bassa e il puff, 3 gettate, chiudiamo 6 e chiudiamo 2. Dopo le nostre 2 righe di puff replicheremo le righe di maglia alta per dare vita a questo splendido motivo. Vedete, io qui ho le mie 2 righe di puff, 2 di maglia alta, 2 di puff, 2 di maglia alta, 2 di puff, 2 di maglia alta, fino a raggiungere l'altezza di sciarpa che desidero. Io poi ho voluto esagerare realizzando 2 righe di maglie alte, una riga costituita da una maglia alta e una catenella, lasciando lo spazio libero sotto, quindi saltando un punto, in questa sorta di quadrettato per una riga soltanto, vedete? Eccola qui.
e poi ho concluso con 2 maglie alte. La mia sciarpa misura 30 cm e quindi io mi sono appunto allargata di 30 cm. Terminata la realizzazione del corpo principale, ho semplicemente strutturato 2 pannelli di righe di maglia alta, grandi tanto quanto volevo io, grande la mia tasca, che poi ho rifinito con un giro di maglia alta con 3 maglie alte in ogni angolo e che poi ho semplicemente cucito col filo di lavorazione al corpo principale della mia sciarpa. Una cosa importante, come vedrete adesso, non ho cucito le tasche nei 2 lati opposti, ma nello stesso lato. Questo perché, andando ad indossare la mia sciarpa, io ho stabilito che appunto volevo che girasse intorno al collo e quindi applicando le tasche dallo stesso lato mi sono trovata molto più comoda poi nell'indosso. Ovviamente poi voi vedrete come vi trovate più comode e poi strutturerete la cucitura delle tasche dove preferite. Ma veniamo al punto frangia. Per dare un tocco in più al mio lavoro, io ho stabilito di realizzare delle frange. Ho lasciato qui un punto scoperto per farvi vedere come la vado ad applicare. Stabilisco innanzitutto quanto voglio lunga la mia frangia e doppio questa misura. Taglio poi alcuni scampoli di filato lunghi tanto quanto la misura che ho stabilito. Una volta fatto questo, doppio per l'appunto la mia misura e con l'uncinetto mi vado ad inserire all'interno del punto estremo della mia sciarpa. Mi porto appresso la mia frangia doppiata in questo modo, apro l'asola e faccio passare le 2 estremità. Concludo tirando ed ecco la mia frangia. Ovviamente ora ho scelto un colore in contrasto per farvi vedere meglio, però questo è quanto. Procedo in questo modo per tutti e 2 i lati corti della mia sciarpa e posso dire assolutamente di aver completato il lavoro. Mi sono trovata molto bene con questo tipo di filato, adoro la sfumatura. Ditemi voi che cosa ne pensate. Spero di aver fatto cosa gradita con questo progetto un po' particolare. Vi aspetto nei commenti con le vostre opinioni. Vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi auguro una fantastica settimana e ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial.